Ciao Monica, qui siamo con Simone. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Parte la seconda sessione di Simone. Mm. Senti, allora Simone è come se mi mostrasse questo scettro che si è creato, tipo come se fosse un bastone nero e il pomello è di cristallo trasparente, no? E dice che questo è lo scettro della verità. Tipo vedo che lo punta su una struttura, sembra sanitaria, questa diventa un circo. Poi vedo che lo punta su un chioschetto bar che è lì vicino, e questo diventa tipo un ventaglio d'oro. Poi però lo punta su di sé per vedere la propria realtà energetica ed è come se si congelasse. Lui si congelasse. Si crea quindi uno spessore di ghiaccio e lui non riesce a vedere la sua verità da un punto di vista di energia sottile. Ci dà l'autorizzazione? Sì, tenendoci a sottolineare che lui l'ha creato, questo scettro, l'ha fatto lui. Ha fatto qualcosa di buono, eh? Ok, vibrazione. E 7 miliardi e mezzo, Consapevolezza. 160, Anima. 39, Vite. 1791, Cervello. 9,3, Suscettibilità ipnotica. 38, 38. sì, 3D. 66, Vivacità animica. 93. Nome del progetto. A me viene pigiama, Nome della PS. miniera, Della PE. pozzo, sempre tutto una cosa di scavare in profondità, stare dentro. Nuove entità eteriche. C'è questo uomo del tempo che lo vuol far stare su una linea temporale in cui lui ha un certo contentino dato da delle capacità che ha acquisito, di vedere anche in eterico in certe circostanze. Però è come se gli dicesse, vedi, questa è la cosa che conta di più, senza volergli far vedere invece la situazione di profonda insoddisfazione in cui si trova, mettendole su una bilancia e dicendogli che quindi eh, questa linea del tempo è quella giusta per lui, è quella conveniente, perché pesa di più la visione eterica, queste comprensioni che lui ha raggiunto, anziché la propria sfera personale. E poi c'è del secondo universo, sembra tipo una scimmietta marionetta,
Ehm, i fili da cui è guidata questa scimmietta di fatto sono i fili della tela del ragno ed è quella un po' che a volte prova di nuovo a porgergli una sigaretta, alle volte, proprio come una scimmietta, gli bisbiglia all'orecchio magari una tentazione. Altre volte gli mette le mani sopra gli occhi per non fargli vedere eh, delle opportunità. E, e comunque lui attraverso questa scimmietta di fatto è collegata alla tela del ragno Mhm. che vuole mantenerlo nella tana in cui è e vuole eh, mantenerlo legato a tutta una serie di ambienti vari che sono proprio stati creati appositamente dal ragno, per sottomettere, per soggiogare e rendere infelici molti umani. Quali ambienti? Un certo tipo di ambiente di lavoro, un certo tipo di ambiente famiglia, un certo tipo di ambienti olistici, per esempio, e un altro tipo di ambienti, non so, possiamo chiamarli di incontri. Mhm. Mm? Poi, Io vedo questo. entità mentali. Mm, tipo forze insufficienti, come se lui, questa entità mentale, lo convince lui di non avere le energie sufficienti per ribaltare la propria vita e che quindi tutto sommato lui ha già fatto tanto, che sia ben contento di questo e che di sicuro non ha tutte le risorse e le capacità per poter apportare dei cambiamenti più significativi e più profondi nella sua vita. Livello? E, è molto variabile. Alcuni momenti lo lascia anche tranquillo, però altri momenti raggiunge anche il livello 4-5. Poi, Ehm, Secondo me si racchiude tutto qua, nel eh, senso che molte cose che lui fa è come per dirsi, lo vedi che sono sempre il solito? Lo vedi che sono incapace? Lo vedi che io non ho le qualità, le energie, le risorse per poter uscire da quella situazione, per poter dire di no, per poter crearmi una vita mia. Tutto perché è come se si sentisse una sorta di debolezza profonda. impianti. Vediamoli. Sembra proprio quello di una scimmietta da laboratorio, che hanno, sai, questi fili in testa, in questa fascetta, magari, non so, sembra marrone, quasi di cuoio, non so. Dove lui appunto riceve tutta una serie di input, alcuni anche un po' paranoici, ok? Quindi a volte si fissa su delle cose, travisando un po' i messaggi che arrivano dall'esterno, proprio grazie attraverso questi impulsi, diciamo così, elettrici, proprio perché essendo come in una sede di esperimento, allora che cosa succede? Che il ragno ci prova. Io gli mando un impulso persecutorio e vediamo un po' come reagisce.
Lui, d'altronde, non sentendosi sufficientemente forte, si fa dominare da questo impulso persecutorio, cede ed esegue. E poi vedo questo enorme imbuto che è rosso, proprio come sai quelle luci rosse d'allarme, ed è all'altezza dei genitali, che incanala tutta la sua energia sessuale inviandola al secondo universo. E basta. Va bene. Monica, indegno. Ehm, ma lui a volte è come se si è sentito scomodo e di troppo. Mm. Questo in realtà risale anche a delle vite precedenti, in cui veniva un po', cioè che era nato in una famiglia in cui, ma nessuno dei figli era particolarmente desiderato, no? Ma lui, essendo un pochettino più cagionevole, era proprio di troppo, era proprio quel peso che non ci voleva. Era proprio una zavorra per tutta la famiglia, perché comunque essendo così cagionevole non poteva svolgere chissà quali compiti, no? Quindi era veramente un po' un parassita per la famiglia. Mm. E diventava un po' il capro espiatorio delle frustrazioni di tutti. Mm. Quella malattia di 13 anni? Questo in una Croton's. vita, questa qui è una vita Ah. parallela proprio, Mhm. ok? Mhm. Che in qualche modo si riaggancia ad alcuni episodi della sua vita. Cioè, è come se lui si portasse dietro questa sensazione di essere di troppo. E tra l'altro lui se lo porta un po' in tutti gli ambiti. Anche quando conosce delle ragazze, subito sente come una situazione di disagio, come se già partisse dall'altra parte il rifiuto. Come Tanto se non già le piaccio. no, no, non le piace, anzi vorrebbe che non aver neanche incrociato il mio sguardo e non sa neanche come liquidarmi, ok? E questo gli capita a maggior ragione appunto con gli estranei, ma anche nel contesto familiare. E infatti lui si è andato a creare, fin da quando era piccolo, delle situazioni, per esempio quando era più piccolino, si è ritrovato molto distante da casa in un ospedale in cui la suora faceva anche un po' da aguzzino. Ok, proprio perché in qualche modo, essendo lui di troppo, essendo lui cosa vuole con queste pretese? Sei solo una scocciatura, cioè stai zitto lì buono, che non hai valore. Mm? Si è andato proprio a creare una situazione che andasse a confermare di base quello che era questo strascico portato dall'altra vita. Mm? Poi mi viene fuori anche il padre, non so, c'è proprio un muro di cemento, ok? E lui come se non riconoscesse un valore al figlio. Poi ancora, a maggior ragione, a 13 anni, Eh? Mhm. la sorellina sta per nascere e lui va a creare una complicazione alla famiglia. Cioè, è già un momento un po' critico, un po', insomma, no? Cui c'è tanto da fare, e lui va a creare ancora più difficoltà e Con si la grande crea, malattia. sì, esatto, creandosi l'isolamento. Lo mettono da parte. Lui è il grande isolato, però allo stesso tempo è il piantagrane. Mi sembra di aver detto più tardi tonsille adenoidi, quindi gola. Sì, quello lì io l'ho visto prima, quando era Prima, piccoletto, prima, sì. sì. E per cui è finita all'ospedale e c'era questa suora che in fin dei conti si è anche un po' divertita, no? A vederlo in difficoltà. Quindi lui è come a creare continuamente dei carnefici. In quell'occasione era la suora, ma era anche tutta la circostanza. Lui da piccolo in ospedale, da solo, molto lontano da casa. Poi
ha creato appunto dei carnefici allorquando ehm, si è ammalato proprio in concomitanza con la nascita della sorella. Ehm, perché? Perché era diventato un po' lo sfottò dei suoi coetanei, sia compagni che i cugini. Torniamo ai giorni nostri. Simone, tipo l'anno scorso, fa cadere la nipote, gli cade la nipote che teneva in braccio, cade per terra, non ci sono un gran pianto, non succede nulla. Lui ha da allora un senso di colpa e una sensazione di grande malessere perché non è da lui e, come dire, ha anche fatto una brutta figura, no? Con la famiglia. Ha creato proprio la situazione in cui è andata a confermare tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi abbiamo visto la scimmietta che in un certo senso è come manovrasse ehm, la, su- eh, la sua stabilità delle braccia, ok? Per cui questa bimba un pochettino si agita, un pochettino si divincola e queste braccia diventano improvvisamente molli, proprio come quelle di questa scimmietta pupazzetto. E lui non la tiene. Mm. E le entità mentali, risorse insufficienti, cosa simile è venuto, no? Mhm. Energie insufficienti, Forse interviene. insufficienti, sì. Esatto, interviene. Vedi, non hai neanche la capacità muscolare e di attenzione di intervenire in questa situazione. Quindi lui si crea questa situazione in cui di fatto si mette in cattiva luce con tutti, diventa anche inaffidabile. Questi sono veramente dei giochi molto subdoli della terza dimensione che in generale possiamo qualificare come autosabotaggio. Questo in maniera ovviamente molto pesante. Mhm. Noi siamo qua oggi per fare un grande lavoro con Simone, lui l'ha capito, no? Come Sì, anima. sì. Monica, causa esoterica di questa frase che mi passa davanti agli occhi, scritta sulla sua felpa, Mountain Camp, campeggio in montagna. È il camp, no? Il camping degli americani, la giornata di campeggio che si fa in montagna, o il periodo. Non so, cioè lui ha avuto un'esperienza con una ragazza che magari gli piaceva in un contesto di montagna per lui. Chi può dirlo? Ehm, Perché mi viene come se lui avesse collegato un altro di questi episodi abbastanza umilianti, ok? Però ricordiamo che assolutamente l'umiliazione non è che fa parte esclusivamente di Simone, per carità. È proprio uno dei modi in cui si esprime il terribile gioco della terza dimensione, che è proprio come una tortura. Ok? E quindi c'è proprio il divertimento anche in alcuni soggetti di metterli a disagio continuo. E mi dà come una di queste circostanze in cui ci potesse essere un gruppetto di ragazzi, non so se è una gitarella, una cosa del genere, in cui lui si è infilato nell'ennesima situazione in cui c'era presente anche una ragazzetta che gli piaceva, però come preadolescenza, come età. Va bene. Vabbè, salute da 2 anni che un po' altalenante, più che altro io vorrei analizzare la questione del fumo. Va bene, ok, e la scimmietta. Adesso Simone non fuma, ma è molto preoccupato di ricaderci. Alla prima grana di ricaderci. Cos'è, Monica, il fumo? Per l'ennesima volta, almeno nel caso di Simone.
il fumo nel caso di Simone sembra essere uno di questi paletti che ci sono, per esempio, mi viene da dire a Trieste, c'è il vento e ti aggrappi. E quindi per Simone rappresenta così, proprio quasi un salvataggio. Nei momenti di difficoltà e di sballottamento, lui può trovare una sicurezza, un sostegno nella sigaretta. Se oggi fumasse, a quanto aprirebbe come vibrazione? A 7,5? Come abbiamo visto? Sento proprio una profonda sofferenza in Simone. E quindi se lui fumasse potrebbe essere intorno ai 2 miliardi. Allora, io non lo so se è solo perché il pensiero è molto insistente, ma io Mm. non lo vedo così ripulito dal fumo totalmente. Forse perché ha avuto già delle altre ricadute, non te lo so dire. Forse proprio perché comunque è un pensiero un po' fisso. Mm, 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 mm. Beh, lui stesso l'ha riconosciuto prima, eh. Mm. Ecco, quindi proprio liberato dal fumo ancora non lo vedo. Va bene. Allora facciamo una cosa nuova. C'è Monica, dopo praticamente 2000 sessioni, un posto in cui questo lavoro, indipendentemente che uno l'abbia seguito oppure no, mm, ha arricchito la coscienza collettiva. Oddio, non capisco la domanda. Chiedo scusa. Tutto quello che abbiamo fatto va ad arricchire anche le persone che non lo sanno della nostra esistenza o che non parlano l'italiano o che non sanno che esistano i sottotitoli alle sessioni o che non hanno un computer o che non hanno un accesso a internet o per mille altri motivi, le vanno comunque ad arricchire. Sì, sì, certamente. Come? E, vedi, è una visione che in fin dei conti Simone ha visto magari in una circostanza negativa, no? E allora adesso lui può vederla in modo positivo, ovvero tutti questi fili, tutte queste connessioni, questi capillari che sono sparsi ovunque. Mm. E tutto quanto è assolutamente collegato da questi sottilissimi capillari e nessuna luogo del mondo, nessuna persona è esclusa quando si fanno dei lavori così intensi. Potremmo vedere il mondo come una grande ragnatela del ragno e questa consapevolezza di queste sessioni come delle goccioline di rugiada, di consapevolezza, sui fili della tela del ragno, dai quali non possiamo prescindere. Questa potrebbe essere una visione interessante, Monica. Sì, però in realtà io penso che queste gocce di rugiada siano speciali, non Mm. siano normalissime gocce di rugiada, ma abbiano una componente corrosiva per la ragnatela. Mhm. Infatti cadono. Sono colorate o sono di acqua? Sono trasparenti, però alcune le vedo azzurrognole, altre un po' rosa. Ok, concentriamoci su Simone. Il lavoro sulla dipendenza, nel caso della sigaretta, e non, l'abbiamo già fatto. Simone dov'è lì sotto? Che si ripara dalle goccioline che cadono o che se le cerca? Sai che cosa sto vedendo adesso? Simone è bambino. È come se fosse in questo momento e si stesse lasciando andare ad un pianto di bambino. No, va bene.
pianto esce dalla bocca e dagli occhi, no? Dalla bocca come suono e bavette, dagli Sì, occhi come lacrime. sì. È rosso, singhiozza. Cosa esce da Simone energeticamente? Intanto vedo un fumo nero, perché misto a il dolore c'è tanta rabbia, il senso dell'abbandono. E mentre piange vedo che escono anche delle sbarre per l'isolamento in cui si è sentito e escono anche dei muri, i muri dell'incomprensione e le sue spalle salgono e scendono nei singhiozzi, quelle piccole spalle da cui si pretendeva tanto. E che succede? Come se ci fosse un Simone sano, un Simone nel totale benessere spirituale e fisico, che va incontro a questo bambino, gli allunga la mano e lo fa alzare, lo ripulisce, perché come hai detto tu aveva il mocio al naso, tutto spettinato, tutti i vestiti stropicciati e lui se ne prende cura. Gli sistema il colletto, gli sistema un po' i capelli, gli dà un fazzoletto. Questo bimbo si asciuga le lacrime. E questo Simone sano, integro totalmente, gli fa vedere che in un'altra linea temporale Simone non si è fatto fagocitare da tutto questo. Simone ha utilizzato tutte queste sbarre, le ha invertite, da verticali le ha fatte diventare orizzontali, creando una scala a pioli. E lui, salito su questa scala a pioli, ed ha intrapreso un percorso di evoluzione. A che punto è della scala adesso? Questo Simone è un bellissimo ragazzo, tra l'altro, come tra l'altro è anche Simone, Mhm. però è più luminoso, è più leggero. Ehm, E vedo che ha già fatto gran parte di questa scala. Ci sono tanti pioli alle sue spalle su cui è già passato. Ha questa camicia bianchissima, ha un sorriso molto accattivante. È solo? Nel salire è solo, però di fianco è come se ci fossero sempre dei compagni di viaggio che applaudono e lo sostengono. Ma anche noi due. È certo che sì. Mhm. E chi altri? Padre e la Ma madre? no, ci sono delle creature, alcune un po' fantasiose, che Mm. sembrano anche queste un po' dell'infanzia, somigliano un po' a delle fate, delle cose volanti così. Mm? E ci sono altri bambini, c'è una donna a forma di rosa. Va bene. Monica, chiamiamo nel cinema un po' di gente, i genitori, la sorella, la nipote, il nipote.
Sì. I nipoti è come se dicessero che vorrebbero ridere di più con lui, giocare di più. Loro percepiscono potenzialmente il suo essere Peter Pan, quindi il Mhm. poter giocare benissimo con loro, però sentono anche che è tanto frenato, in particolar modo il maschietto vorrebbe proprio giocarci di più, forse a calcio. Sì, e diciamo che sembra che già ci giochi tanto, quindi praticamente diventerà il tuo nuovo lavoro. Il babysitter, la sorella viene? Sì, sì. Portale aureo, Monica, non abbiamo parlato, nonno materno, giusto? Tu mi hai scritto, giusto? Giusto, sì. Carino. È come se lui venisse con un bicchiere d'acqua e dice: per quelle volte che volevi bere non ti davano da bere. E per tutte le volte in cui ti dimentichi di bere. Devi bere di più, Simone, forse. Beve troppo. E, È un bel nonno. sì, non capisco se lui aveva delle capacità, perché sta venendo tipo come facesse vedere anche lui che vedeva anche lui il drago. Mhm, Forse anche lui aveva questa capacità di vedere in eterico. mhm. Ehm, Dov'è il nonno adesso? mm. Allora, non so perché mi fa vedere un paesino con una fontanella. È la fontanella principale del paese. Mhm. Ok. Mi fa vedere questa fontanella qui. Allora, non penso che sia lì stabilmente, però è un luogo che per una qualche ragione, vedo proprio come se fosse un paese in cui c'è questo nucleo, tutto lì, c'è questa fontana a muro, c'è giù dell'acqua e a lui piace, gli piace il suono dell'acqua, che scende giù. Ehm, ma io lo sento tranquillo, io lo sento in pace. Ora non lo sento con dei tormenti. Anche se mi son fatto tanto male. Non lo so perché mi mostra dei cerotti, le ginocchia. Ora sto bene, sono in grande forma. Cosa vuole dire direttamente a Simone? Qualcosa tipo, sapessi quanto tempo stai sprecando in cose che non esistono. Ma anche io non lo sapevo quando ero giù. Adesso però lo so. Come quali? Tutte queste fissazioni di non valere, tutte queste contorsioni mentali, tutti questi tormenti non esistono. Esiste che sei figlio dell'amore. Che cosa vuol dire? Sei come questo fiore e fa vedere come un cactus di quelli che fioriscono, bellissimo, un fiore enorme. Me ne fa vedere sia uno arancio che uno viola. E,
come la bellezza trionfa accanto alle spine. E tu sei questo. Nessuna spina può intaccare la tua bellezza. E il sole ti nutre. E ora sentilo che tu sei questa pianta, che tu sei questo fiore. Non sei la tua testa. Chiudi gli occhi, sei questo fiore. E il sole ti dà energie infinite che mai prima d'ora hai sentito. Togliti quella maschera di tristezza, è finta. Indossa la gioia, quello è il tuo vero abito. Non sento altro. Lo salutiamo allora. Vedo che gli va a sentire i muscoli delle braccia. Continua così, dice. Seguiamolo dentro. Dentro al portale aureo è ancora nonno? Qui c'è la musica, c'è l'amore e l'armonia. Non c'è un'individualità. Cosa farà il nonno adesso? Sono. Io Mm. qui sono. Come declinerà il suo essere? Il suo essere? Si reincarnerà? Tornerà alla sorgente? Ascolterà la musica? Farà tutto? Farà niente? Come vedo io è già tutto avvenuto. Non è in senso temporale, no? Che deve ancora avvenire, è già avvenuto. Mm-hmm. E quindi in questo momento la foto, l'istantanea del portale aureo è il benessere, è la conciliazione, è la pace totale. È tutto completo, non manca nulla. Non c'è bisogno di altre vite, non c'è bisogno di altre esperienze. C'è invece il voler distribuire l'amore, la leggerezza e la gioia. Ma adesso lui sta cercando di fare con Simone. Vieni qua, figlio mio. Vieni dentro. Senti per un istante l'infinito. Facciamolo. Sei in tutti i colori. Sei in un lavaggio profondo del tuo corpo, del tuo cuore. Ogni tua cellula viene lavata profondamente. Solo l'amore può fare questo. E lo sta facendo. E non ci sono colpe, e non ci sono ma, e non c'è quello che hai fatto fino al giorno prima. Perché tu ora sei integralmente ripulito. Non solo io volevo questo per te. Non so, si riferisce forse ad altri suoi antenati che hanno visto Simone tanto in difficoltà in alcuni momenti, in tanta confusione. Che poi alla fine sono antenati parti di Simone. Cosa fa lì Simone dentro il portale aureo col nonno? Come lo vedi? Allora lo vedo svestito e che continua lentamente a girare e poi cambia direzione del giro e poi sale leggermente e c'è come una specie di spirale ariosa e liquida allo stesso tempo che gli penetra anche all'interno e poi di nuovo passa all'esterno
è proprio una pulizia molto minuziosa. Ci sono tante bollicine di ossigeno. Entrano nei suoi pensieri e ripuliscono ogni neurone, e ripuliscono l'amigdala. E le sue mani e lavano profondamente i suoi genitali e i suoi piedi, e i suoi occhi e le sue orecchie. Mi viene, Monica, una parola: crea amore. Creazione e amore. Come vedi questa parola? Certamente nel portale aureo si genera tantissimo amore e quindi è perfetta in questo luogo, e chi viene a contatto con questo crea amore a sua volta non può che fare altrettanto. Essere un generatore d'amore. E i primi ad accorgersene saranno proprio i suoi nipoti. E qualcosa è cambiato. Va bene, Simone adesso saluta una parte di sé, il nonno. Torna nel pianeta Terra e saluta il nonno. Chiudiamo il portale aureo. E adesso Simone si mette davanti a ventaglio le carte coperte. Non sono tarocchi, non sono neanche delle carte da gioco. Ognuna di queste carte nasconde nella faccia nascosta, appunto, una direzione che da adesso in poi può prendere la sua vita. Uno dei famosi universi possibili. Se lui adesso si compra una macchina rossa, da adesso in poi avrà una macchina rossa. È l'universo in cui Simone, all'età di X anni, si è comprato una macchina rossa. Se non lo fa, è un altro universo, un'altra carta. E così via. Il ventaglio di carte, bagnato dalle goccioline della rugiada che sono ormai cadute dalla tela. Possiamo dire coscienza collettiva, Monica, o lo rubiamo ad altri studiosi del passato? Chi se ne frega? Mm? Lo possiamo anche fare. Ora, Simone che fa? Può andarsene, se ne frega del ventaglio di carte, può sceglierne una o chiuderle tutte e prendersele tutte. Ha la Vediamo, curiosità di estrarne una, eh? vediamone una in cui riprende a fumare. In ufficio. E in ufficio ha una situazione A grana. parecchio, sì, e sente proprio che gli sale la frustrazione e la seda così, accendendosi una sigaretta, e si rende conto di sentirsi come un morso alla gola, al collo. Si sente soffocare. Ok, ci aggiungiamo una carta sopra. Fatto questo, smette subito. Non è neanche stata l'ultima sigaretta questa, è stata l'ultima tirata. Altro universo. Sì. Pacchetto appena comprato, subito buttato via. Piange
anche qui piange e dice: È vero, da un momento all'altro posso cambiare tutto e lo faccio ora, ad ogni livello. Lo sento come sostenuto da, non so, da un profumo roseo, come se lui non si sentisse da solo nel momento in cui prende una decisione così importante. È sostenuto da forze benevole, che non esistono solamente forze malevole. Torniamo al ventaglio di carte. Tambura. Ah, Mhm, una dimmi. ne avevo individuata e era lui che si trasferiva al mare. Si trasferiva con il lavoro in una località di mare. Mhm. Ed è Sole. come se lì, eh? Sole. Sì, sole, esatto, ed è come se si allungassero le sue giornate, ha una percezione differente del tempo e sente proprio di impiegare la sua vita in maniera meravigliosa, una vita veramente degna di essere vissuta. C'è un porto. C'è anche un porto, sì, Mhm. e lui ogni qualvolta può si reca in spiaggia. Questo, cioè, questo colore rosso, non so perché, qualche elemento rosso. Continuiamo a tamburellare con le mani, lui continua a tamburellare con le mani sul ventaglio. Che succede? Continua a vivere coi genitori e si rende conto guardandosi allo specchio di essere diventato grigio, quasi come se non fosse più a colori, come in bianco e nero. Mhm. È come se fosse quel grigio cemento di cui ho visto il muro che divide lui e il padre. E lui realizza e dice: Io sono diventato dello stesso colore di questo muro che rappresenta l'incomunicabilità. No, non è possibile, io non lo voglio. E schioccando le dita lui ritorna a colori e vedo che inizia a fare delle ricerche per un appartamento suo, per conto suo. Queste sono solo possibilità. La carta torna nel mazzo, nel ventaglio, anzi. Quanto è grande il ventaglio, Monica? A perdita d'occhio, infinito. Il dorso delle carte di che colore è? Io lo vedo blu e qualcuno rosso, come di tradizione, però Mm. alcune sono bianche. Scegliamone una bianca, vediamo com'è fatta. Qui lui ha una famiglia, dei figli piccolini. La moglie è molto carina. Ed è come se lui dicesse: me lo son meritato dopo tanto travaglio. Va bene, c'è sicuramente una carta che adesso esce, in cui c'è l'universo in cui lui adesso va al cluster a fare la salutazione, no? A Mh-mh. eseguire quanto dovuto.
nella sua sessione. Mm. Va al cluster, vede i contratti, prende l'avatar, li prende tutti, li butta nel cestino. Vediamo solo come sono fatti i contratti. Una collezione di pacchetti di sigarette. Bene, questo è un fatto che abbiamo appena fatto. Lo butta nel portale definitivo e lo chiude, creando al suo posto Una Deternum doccia. Del bocchettone della doccia con l'acqua che scroscia. Bene, questo universo è avvenuto, l'abbiamo appena fatto. Quindi la carta ha una differenza rispetto a quelle nel ventaglio. Dimmi tu, se la mette nel taschino, scompare, diventa luminosa, va verso l'alto, va verso il basso, che succede? Buttata come alle spalle? E si volatilizza. Sì. Ok, ne vogliamo estrarre altre due e chiuderla così? È in una... Sembra tipo Superman. In questa ha proprio assecondato la sua volontà di espandere le sue facoltà psichiche. Chiaroveggenza, chiaroudienza, telecinesi. Mm. Perché è un così grande desiderio? Riferito a Simone, ti dico che è una consolazione, un riscatto rispetto al fatto che tutto il resto della vita sia molto zoppicante, almeno trionfare in quell'ambito. Però penso che alla fine non sarebbe di così grande soddisfazione per lui. Lui ha proprio bisogno di vivere emotivamente e anche fisicamente, di sentirsi accarezzato dall'amore e di accarezzare l'amore. Che fa di questa carta? Altrettanto, la getta alle sue spalle e questo è come se si riassorbesse nel tutto. Ne manca una. Qua me lo dà rispetto all'insegnamento, come se lui andasse ad insegnare qualcosa, non so specificare che cosa, a dei bambini, dei ragazzini. E diventa un po' ovviamente il loro punto di riferimento. Loro hanno molta stima verso di lui, molta fiducia. Ah, e lui è lì perfettamente a suo agio. Monica, e la fiamma? Dove brucia? Finché ti consideri indegno, la fiamma non si palesa. Ehm, Me la dà come una ragazza estremamente fresca, pulita, anche quasi un po' timida. E lui non deve temere niente di tutto quello che c'è stato, non deve pensare che in nessun modo questo può essere un blocco, un freno alla sua realizzazione sentimentale. Non si deve basare minimamente sul passato, perché lui tende sempre, se no, a riprodurre lo stesso schema. Ma quello è esattamente la volontà delle forze oscure che tengono in piedi la terza dimensione. Ora lui è entrato nel portale aureo, ha ricevuto un certo tipo di energie ed è pronto a camminare a testa alta nel corridoio della quarta dimensione, per accedere poi, dopo che avrà percorso tutto il corridoio, alla quinta dimensione.
Mm. Beh, vediamolo. Diamo un'occhiata a questo progetto. È in camicia e sta attraversando con sicurezza, ma allo stesso tempo anche con molto stupore, molta semplicità, questo corridoio. È vestito anche abbastanza casual, ma bene, con gusto. E lui lo sa che prima di entrare in quinta dimensione, lui attraverserà tutto il corridoio della quarta dimensione, anche laddove sembra esserci molto buio. Sarà lui che passandoci attraverso porterà luce. Bene, Pigiama, il progetto esiste ancora? No, perché ha voluto lasciar perdere quella zona di comfort. Quindi il pigiama della domenica, che uno resta in pigiama tutto il giorno? Simbolicamente è proprio il non voler cambiare, no? Continuare in una certa pigrizia, ok? Di Mm-mm. inattività. La PS è sempre una miniera? È una miniera tipo di granito rosa. Mm. La PE è sempre un pozzo? Sì, 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 sì. L'uomo del tempo e la scimmietta, marionetta, esistono ancora? No, Forze insufficienti, entità mentale di livello 5, esiste ancora? no, Gli impianti? no. Vibrazione. 189 miliardi. Come mai così poco? Ah, lo sento molto scombussolato. Ma non è Mm. poco. Mm. Consapevolezza. 184. Beh, questa è alta. Anima. 62. Anche questa. Le vite. 1609. Mhm. Il cervello. Capacità medianiche. 10.2. Cosa è in grado di fare adesso? A vedere più diffusamente in eterico, più spesso in eterico, eh, anche nelle situazioni belle, non solamente di stress, di fatica. Il rettiliano del collega. Mm. Ma al centro di una città trafficata o immergendosi nella natura? Eh, eh, ovviamente per situazioni belle, chiaramente La seconda. sì. Con i nipoti? No, allora, all'inizio più da solo io vedo, perché è come una facoltà da stimolare Mm. e poi verrà quasi naturale, diciamo. Suscettibilità ipnotica. 49. 3D. Questo è proprio tutto nelle sue mani, eh.
Allora, al momento mi viene 37. Mhm. Lui ha veramente tante scelte davanti da poter fare che cambierebbero completamente questo valore. Che non è male comunque, 37. È orribile, ma non è neanche così male. Da 66 a 37, vivacità animica. ehm, 98. Ottimo, la sessione di Creamore è quella di Simone. Che continua ad alzarsi, non so. Non so Sì. cosa va a fare, forse va a mettere qualcosa nel camino, forse, non sono sicuro. Che cosa si vuole dire Simone? Tanto ci sente, tolto le cuffie. Che cosa si dice? Allora, lo vedo come richiamato da un fiore lungo a trombetta. È come se quando adesso ho visto in eterico Simone alzarsi, quindi anche una certa irrequietezza, questo fiore si piegasse verso di lui e lo attraesse a sé. Come se gli dicessi: vieni al profumo, vieni alla bellezza, vieni all'essenza. E a un certo punto, recupero dopo recupero, Simone cede e va all'essenza. Come lo vedi? Un po' stravolto Il, e sudato forse, il come se ventaglio di avesse carte faticato esiste tanto. ancora? Sì. Sempre, certo. Mhm. Sì. E le tre carte che ha gettato dietro di sé? Dietro di te? Hai sentito Hai che roba? sentito? Mamma mia. Perché? Notevole. Perché davvero adesso Simone è con in mano questo mazzo di carte. Ha davvero la possibilità di giocare con questo mazzo di carte. Sono sue. Sono sue. E lui adesso è entrato davvero in un'altra dimensione, in un'altra linea temporale. Questo eco l'ha testimoniato. Mm, mm, mm. Simone, stai scrivendo qualcosa che vuoi farmi leggere o possiamo finire qui? No, fammelo leggere. Beh, hai scritto qualcosa? Ah no, hai scritto per te stesso. Ah, ok. Aspetta, fammi vedere, fammi vedere. Vieni, non leggo, mettimelo più vicino. No, prendilo più vicino. Vieni all'essenza. Ottimo. Abbiamo finito.